Con me mangiate bene, spendete poco e ridete. E sono che scrive. Dobbiamo cominciare a pensare a Natale, alla vigilia di Natale, l'antipasto della vigilia di Natale. Spendendo poco, usando gli ingredienti giusti, possiamo fare qualcosa di veramente figo, divertente e buono, che sto mangiando tutti. Oggi vi faccio una zuppetta di ceci, vongole e cozze. Guardate questo video fino alla fine perché vi insegnerò qualcosa di figo, soprattutto di come utilizzare le materie prime, di come stare attenti a non fare cotture sbagliate, quello che dovete comprare, avete capito? Quindi via qua. Io per farmi sentire Natale ho messo una qualcosetta, l'alberello, le palline di Natale, perché che cosa c'è? Dovete addobbare un pochino a casa, perché almeno si sente questo spirito natalizio, concerti e musichette per le più famose, così mi entra un po' nella testa e poi mi dimenticate più, cioè sempre entrare tutto il giorno. Allora, detto questo, partiamo subito da una cosa. L'ingrediente più importante sono i ceci, sì, quindi sti ceci io un po' di più organizzate a camera potete organizzare, quindi la sera prima di bere l'acqua per andare a letto metti l'acqua dentro i ceci, e i ceci devono essere ceci italiani, guardate che sono piccoli, belli, stupendi. Il giorno dopo me li cuocete come ho fatto io, guarda là, questi già sono cotti, li vedete? Ci ho messo un po' di rosmarino, un po' di cipollotto, uno spicchietto d'aglio. Quindi partiamo da un prodotto che è buono, di qualità, e poi lo arricchiamo senza stravolgerlo. Ci siamo? Vongole, veraci, cozze, peperoncino, aglio, zenzero e pomodori del piendolo e un po' di prezzemolo. Ci stiamo fino qua? Vieni con me e andiamo subito a pulire le cozze. E questo è il lavoro un po' più complicato. Complicato, non è complicato, le pazienza. No, vedi com'è. Tagliamo la retina. Sapete a che cosa serve la retina, no? Serve per mantenere la cozza chiusa, bella stretta, perché se tu non la lasci bella stretta, questa si apre, perdi tutto quanto il liquido e la cozza, buonanotte. Adesso hanno imparato pure a fare da mezzo chilo queste retine, perché almeno uno può comprare da mezzo chilo, da un chilo, e ci sta sta retina che è bella stretta e non fa perdere acqua alla cozza, alla vongola. Tutti questi piccoli segreti che fanno la differenza, perché dopo c'è una cozza bella, piena, gonfia, piena di liquido di cottura, una bella vongola. Vi li racconto nella mia accademia di cucina, dove ho creato questi corsi online divisi per tanti argomenti: pesce, carne, verdure. Mi scrivono i messaggi, che mi scrivono: Max, ma poi passo dopo passo si inizia la spesa? Sì, la cosa più importante è proprio la spesa per ogni singolo argomento. Per la mia accademia vi spiego tutto passo dopo passo. C'è il link, clicca il link e scopri tutte quante le informazioni, ok? Guardate, vedete? C'è un po' di questo erbette, le leviamo, faccio così, tiro dalla parte questa qui della punta, così non strappo dentro il frutto. Eccolo qui, lo mettiamo qui nell'acqua. Quindi una volta tolta la barbetta, questa, zac, le buttiamo in acqua. Ma ancora non sono pulite, dobbiamo andarle a pulire. Questa è già aperta, questa non ci va dentro perché è vuota. Potrebbe già avere un cattivo odore perché ha perso la sua umidità, la sua acqua, e potrebbe rovinare tutte quante le altre cozze. Facciamo un lavoro di pulizia, quindi cozza e cozza le facciamo così, le raschiamo bene bene e le puliamo. Non dobbiamo farle lucide. Adesso ci sono delle macchine che già le fanno belle pulite, le passano dentro a queste macchine che le puliscono bene bene. Ci sono tutte queste impurità attaccate, no? E noi le leviamo. Quindi soprattutto guarda questa qua, azzuzza, ma quanto si zuzza? Te possono, sei proprio una cosa, sa può essere pure di finita a buttare, però è tanto buono ragazzi. Guarda qua che meraviglia, fatto, pulito. Basta solo un pochetto di modo e maniera e tecnica, vai così. Quando pulisco le cozze mi ricordo sempre che ci sono le cose che ricordano le persone che hai amato nella vita, e mio padre era uno di quelli che la vigilia di Natale è una roba sua, doveva farli lui, faceva queste due cose, le cozze pulite bene alla perfezione, e faceva sto sugo delle cozze pazzesco, e poi gli spaghetti col torno dei miei padri, di Mario. Andate a vedere sul mio canale YouTube, spaghetti col torno e pomodoro, buonissimi. A proposito di YouTube, io mo ce l'ho questo qui,
che te lo danno quando fai 100.000 follower. La mia ambizione è avere quello, quando arrivi a 1 milione ti manda YouTube e ce la mandano color oro, no d'oro, color d'oro. Ed è figa, è un po' più grossa. La vuoi, amore? La voglio. Sai quanto Suonate per le cose. ci mancano 20.000 persone. 20.000 mancano. E dai, scrive. No, perché tanti ci guardano e non sono iscritti al dietro le canale cose. YouTube. Dammi soddisfazione, ci tengo tantissimo, guarda. Che soddisfazione ti scrive perché si iscrivono, vero? Non scrivono che sei più a vederci. Io vedo sotto l'albero di andare. Cioè, non ce la fanno, no? Che lei ce la facciamo. Dici? Perché ci guarda si iscrive. Adesso, in questo momento, qui Certo, 20.000 che mancano, che 20... Un anno. Li facciamo, dai, questi 20.000 che siete lì. Casomai, se tu non ci sei iscritto e c'è a fianco qualcuno che non si è iscritto, dai una convidata. Dai una convidata. Qualcuno non ti sei iscritto. Non mi sto a chiedere i soldi, niente. Ma che è? Quando... Che? No, guarda. Scozziamo tutto. Ah, la 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 la. Possono andare. Vongole. Se si crea cosa. Le apriamo. Le vongole costano di più, è più facile. Quando una cosa costa di più, è più facile cucinarla. Ci avete fatto caso? O scampo. Spacchi e metti là. Alice. Le ali, spino, tutte quante si va più lunga. Tutto quello che costa di meno ci vuole più tempo. Un esempio su tutti, la carne. I quarti anteriori che sono tosti da cuocere, tutti quanti costano di meno, però ci vuole più tempo per cottura. Ah, invece il posteriore e quei rombi, i lombetti, che ci vuole un attimo a cucinare, ta ta ta, è pronto e si mangia. Guardate le vongolette, queste sono rotte e sono morte da levare. Ma perché sono rotte e sono morte? Perché quando le chiudono nei sacchetti, birichini, le sbattete sti sacchetti per rompere le vongolette e questi sono soldini persi. Come vedete questa qua pure è morta, ok? Quindi le selezionate, vedete quali sono morte. Poi, fatto questo, le sbattiamo una a una. E vedo, potrebbe esserci una vongola piena di sabbia e io lo vedo sul fondo dell'acciaio, vedete? Non c'è nessuna sabbia, quindi sono buone queste qua che ho fatto. E continuo così, vai. Ti piace questo rumore? No. A me tanto. Ho sentito un rumore strano. Avete sentito questa? Guardate, anche questa è rotta. Sentite il rumore fa quando è rotta? No. Senti, attudisce, assorbe il rumore. Okay. Ecco qua, è rotta. Allora, è sempre acqua dove li coltivano. Stupenda, acqua pulita, tutto quanto il resto. Però ci dovrebbe sempre essere qualche residuo di sabbia. Quindi date una bella sciacquata. Andiamo, dai, laviamo cose buone. Ora faccio vedere. Olio, aglio, uno spicchietto nuovo così. Potete anche mettere uso in due tassi, qua, così. Fa effetto cosa non è qualcosa. Guarda. Coperchio. Senza perdere tempo, abbiamo quelle vongole, se Dio subito, di questo cubolino. Quindi, olio, aglio, vongole. E qualcuno mi dirà, puoi mettere insieme? È arrivato il gettone. C'hanno due tempi di apertura diversi, le cozze e le uova. Fatelo diviso nella stessa padella, dopo che ne hai fatta una ne fai un'altra se non vai sporcato due pecore. Ma tanto a me questo mi serve per far per ripassare i ceci. Mamma mia, ste cozze sono impazzite, guardi che sono belle, vai. Adesso mi sta mangiando già il cosino. Mamma mia, che meraviglia. Spengo, dove facciamo asciugare, la voglio sugosa, bella, morbidosa, succulenta. Guardala dentro, guarda che bello. Oddio, non ci sta qui. Banale. Bene, vongole aperte. Sempre belle fresche, morbide, succose, le metto qui dentro. Separate dal liquido perché sono gestionate se dovete stare lì ad aprirle, a sbusciarle. Liquidino, metto qua dentro. Attenzione, decantarlo bene. Questo è oro per lo spaghetto alle vongole, perfetto. Buono.
il residuo, questo lo buttiamo, vedete? Guarda che sopra, già pulita, già lavata, la padella, ma che fate più però qua? Anzi, già. Lo sapete che l'aglio a secondo di come lo tagliate dà più o meno sapore? Allora, volete sapere tutto? Il corso sulle verdure ci sarà anche che parliamo del taglio. Spicchietto d'aglio qua dentro, intero, spicchietto d'aglio qua dentro, olietto poco, ma ci vuole, soprattutto qua meraviglioso. Ma perché 2 pentole, Massira? Oh, e pulisco io, ma che te prega? Ah, devo imparare a cucinare, perché 2 pentole? Allora, l'ho sporcate, le finisco da usare, perché ora ti faccio capire che dentro a questa capoccia di boile che faccio. Spiegami che faccio. Allora, adesso qui facciamo la basetta per i nostri ceci, guarda, li facciamo ancora più saporiti, quindi li prendo, ho fatto vedere, anche da grandi si può fare delle stupidaggini, quindi, vabbè, perché il rosmarino non ce lo devo mettere, perché io quando l'ho messo a cuocere, che ci faccio? Io pensavo a farci una finestra, invece poi mi mettere che gli faccio una bella zuppetta di cozze di vongole, e così ho modificato, perché quando tu conosci gli ingredienti poi ti puoi permettere di abbinarli come vuoi te. Vado con i ceci, ok? I ceci niente sale, mettiamo un po' di acqua delle cozze, Che è già salata, è già saporita salata, e li facciamo bene il sapore buono. Tolgo lo spicchio d'aglio che ha fatto il suo lavoro. C'era un po' d'acqua, non ho asciugato a finocchi da bene, ma non ho asciugato bene, sto vedendo. Ma voi lo cucinate dell'aria? No, solo io. Allora, pomodoro veloce. Quando vi sbrighiamo, se mettiamoci qualcosa, sacco. Pomodoro che fendono. Sbrighiamo, se sono così, vado poi in paradiso. Che profumo. Schiaccio leggermente così, che danno questo giubbetto qua. No? Allora, perché muovo il penno? Non mi voglio vedere comprare più, mi faccio, tu abbassano. I pomodori fuori stagione. Il pomodoro del Brand, lo sapete, è un pomodoro che è raccolto ad agosto, luglio e viene leggermente asciugato, quindi è un pomodoro che si può utilizzare fino a marzo, massimo aprile, perché poi dopo diventano brutti, non so più buoni. Allora, guardate, ceci fatti, per me insaporiti. Stengo, yes, alla grande, olè. Io devo fare. Devo frullare. E non le frullare, se giù di frullare, vabbè. Levo un po' di ceci, guarda, così, giusto per guarnizione, ok? Per fare che c'è i ceci. Se lo dico, ma di che è sta crema? Una bella cremetta, aggiungi il liquido tutto delle vongole. E meno sapido, così non rischiamo di averci una salsetta troppo salata. Guarda il movimento che faccio. Senza spendere 1.000 euro di frullatore particolare, ho fatto una bella crema liscia, l'ho emulsionata, vedete? La tengo così in quanto aria. Se siamo capiti. Se mangia, finalmente. Ecco qua, benissimo. La piccola sculacciata con i cipolloni, poi mettiamo le cozze, possiamo metterle in questa maniera con me dal guscio, guarda che meraviglia, così, e lo stesso le vongole, pomodori pendono, guarda che meraviglia, così. Perché sono così felice quando cucino? Quanto mi piace, quanto mi diverto, quanto amo questo lavoro, guarda, e metto di granuli di sale proprio dove stanno i pomodori, qua, guarda, così, salsa, bisogna cantare a casotto, e poi un filo di olio, ce lo metto sulle cozze e vado a lucidarle, così. Wow. Un'idea geniale. Non era finita la ricetta? No, perché mi è venuta in mente sta cosa. Impiattamento, come far trasformare un piatto e renderlo ancora più figo. Vediamo che ci riusciamo. Un po' di acqua alle cozze, un goccio d'olio,
il prezzemolo, guarda che salsetta verde che ti ho fatto. Bellissimo venuto, amore grande. Con due ceci, due cozzette e due popolette. Avete visto? Ho messo le cozze perché così le cozze costano di meno delle uova. Giocate su sta cosa. Quindi con questo modo che fate, abbassate il costo della spesa e vi divertite. Guarda qua, che meraviglia!